Ciao a tutti e ben ritrovati al canale Recensioni. Torniamo a parlare di biciclette elettriche. Qui abbiamo un nuovissimo modello della Rattan, la Rattan LF Pro 2026. È una bicicletta elettrica fat bike, quindi con ruote larghe, pieghevole. Per intenderci è la classica bicicletta dei rider. Perché i rider appunto utilizzano questa tipologia di biciclette? Perché queste biciclette sono sì delle biciclette, ma potremmo dire che si avvicinano quasi più ad un motorino. Sono biciclette ottime per la quotidianità, per scopi di servizio, diciamo, ma non sono biciclette con le quali magari andare a fare decine e decine di chilometri per insomma allenarsi. Sono biciclette con le quali si può pedalare agevolmente, anche comodamente, ma io personalmente mi sento di consigliarvele più per biciclette per andare a fare la spesa, per andare a fare commissioni o per andare a lavoro, insomma, proprio come mezzo di trasporto. Andiamo a vedere tutti i dettagli estetici e tecnici di questa bicicletta, andandola ad osservare partendo dal davanti fino ad andare al posteriore. Ovviamente la cosa che balza subito all'occhio sono appunto queste grosse ruotone da 20 pollici, ruote fat, quindi io oggi sono in questo percorso fuoristrada. Non è proprio una bicicletta per il fuoristrada, ma comunque si comporta molto bene in fuoristrada proprio grazie a queste ruote larghe che vanno molto bene sul fango. Le ruote hanno questi raggi a razze, come vi dicevo, sembrano quasi più le ruote quasi di un motorino. Abbiamo la luce comandabile tramite il display, decisamente molto luminosa, una forcella regolabile che si può anche bloccare, quindi la possiamo rendere all'occorrenza rigida se per esempio la utilizziamo solo su asfalto. Invece qui da questo lato abbiamo proprio la regolazione della durezza della forcella, diciamo. Ci viene fornita con i paraurti anteriore e posteriore per proteggerci dagli schizzi di fango, e qui abbiamo anche degli attacchi per il cestino anteriore, perché questa bicicletta oltretutto viene integrata, se vogliamo, con tutta una serie di accessori appunto per trasportare varie cose. Qui possiamo vedere per prima cosa che il manubrio è un'impostazione molto particolare come posizione di guida, è molto alto, ricorda quasi una moto, le chopper per intenderci. È una posizione, devo dire, comoda in realtà per guidare la bicicletta. Abbiamo un cambio Shimano a 7 velocità, una delle versioni economiche della Shimano, ma che funziona molto bene. E la cosa che mi piace di più in assoluto di questa bicicletta, devo dire, è il display LCD, un display molto bello, molto nitido, molto chiaro e grosso come display. Qui abbiamo il selettore con il quale possiamo appunto scegliere le velocità di assistenza alla pedalata fino a 5 livelli, l'accensione del faretto anteriore e tantissime altre funzioni. Doppio freno disco idraulico che si comporta davvero molto bene, la frenata è decisamente potente. Il motore elettrico è alla ruota posteriore, non abbiamo un sensore di coppia nel movimento centrale, quindi questa è la classica bicicletta elettrica in cui noi iniziamo la pedalata e il motore parte e in base all'assistenza ci assisterà fino a tot velocità, quindi non so, primo livello di assistenza ci assiste fino a 15 km orari, oltre sarebbe tutta la nostra pedalata. È molto, in un certo senso, brusco come motore e questo vi dà anche questa sensazione proprio di spinta propulsiva appena iniziate a pedalare, davvero molto potente. La bicicletta comunque è una bicicletta legale, rispetta quindi le normative europee, però vi posso assicurare che il livello di accelerazione è davvero notevole. La bicicletta è ovviamente progettata per essere comoda
nell'utilizzo quotidiano per appunto per andare a fare spesa, servizi vari, e quindi anche, vedete, a livello di telaio, il telaio è fatto apposta per scendere e salire senza avere la canna in mezzo tra manubrio e sellino posteriore, proprio per essere più veloci nel salire e scendere. Posteriormente notiamo anche che c'è un secondo sellino morbido che è in grado di sostenere un secondo passeggero volendo. Il carico massimo trasportabile con questa bicicletta sono 180 kg, quindi un carico notevole. Adesso io non l'ho installato, ma ci sarebbe anche un ulteriore accessorio che fa da schienale per il sellino posteriore. La batteria è estraibile, una batteria da 18 Ah che si ricarica in circa 8-9 ore. La bicicletta pesa 36 kg, quindi non è proprio leggera, quindi sappiate che se finiamo l'autonomia, se finiamo la batteria, insomma, pedalare con una bicicletta da 36 kg è abbastanza faticoso, però il fatto che sia pieghevole la rende comunque maneggevole da trasportare su un camper, su una macchina, su un mezzo, anche se ci dobbiamo spostare in treno. A proposito di autonomia, 120 km massimi comunicati dalla Rattan. Difficile dare un valore uguale per tutti perché l'autonomia varia in base al tipo di assistenza, alle temperature, al nostro peso, a cosa stiamo trasportando, quindi è davvero difficile dare un valore uguale per tutti, l'autonomia è molto variabile. Ovviamente la cosa più interessante di questo mezzo è il fatto che è completamente pieghevole. Adesso andiamo a provare a piegarla assieme per la prima volta, perché anch'io non l'ho ancora mai provata a piegare. Quindi c'è una semplice leva con una sorta di pulsante qui anteriore con la quale riusciamo a piegare il manubrio verso il basso, e poi ne abbiamo qui un'altra da aprire con la quale dovremmo riuscire a piegare la bicicletta in due. Vedete, qua c'è proprio anche una maniglia, è tutto molto intuitivo, devo dire. Considerate che la prima volta che lo faccio non l'avevo ancora provata a piegare. Ed ecco qui la nostra bicicletta piegata, pronta per essere trasportata più agevolmente su un mezzo qualsiasi. Pesa 36 kg, però insomma, rispetto ad avere la bicicletta intera andiamo a recuperare davvero tanto spazio. Davvero semplicissima da piegare. Andiamo a riaprirla, dopodiché poi direi andiamo a fare anche un giro. Davvero semplice. Vi dico subito anche il prezzo di questa bicicletta: 1199 euro. Trovate i link in descrizione sotto al video, controllate sempre perché magari possono esserci anche dei codici di sconto. Ma adesso andiamo a fare un giretto un po' su sterrato, principalmente sterrato, poi andiamo anche un po' su strada, e mentre la guido vi do le mie impressioni. Una cosa molto comoda, abbiamo l'acceleratore qui sul manubrio, che per esempio per accompagnare la bicicletta a piedi è davvero molto comodo, quindi possiamo fare dei tratti in salita accompagnando la nostra bicicletta senza fare minimamente fatica.
Allora, sto per rientrare su asfalto, ho fatto questo pezzo di sterrato e vi posso dare alcune considerazioni. Allora, per prima cosa devo dire, incredibilmente divertente, non immaginavo fosse così divertente, ma spinge veramente tantissimo sta bicicletta, davvero, davvero impressionante. Ovviamente questo, trattandosi di un pezzo di strada sterrata, non è proprio il suo pane, cioè nel senso che per esempio il pedale, se vedete, resta molto basso, quindi se ci sono boccioni tende a toccare, quindi non possiamo fare fuoristrada estremi. E le ruotine da 20 pollici sì, sono larghe, sono stabili, perfette su fango e su bagnato, come avete visto nel mio caso, però ovviamente bisogna stare un po' all'occhio, perché appunto sono ruote abbastanza piccoline, quindi si può rischiare di perdere magari il controllo, soprattutto quando si va ad alta velocità, perché si arriva davvero in un secondo, guardate, ai 25 km/h, proprio si fa mezza pedalata e siamo a 25 orari. Adesso io non so dirvi l'autonomia, anche perché fa freddo, è inverno e non ho intenzione di star fuori a congelarmi più di tanto, però siamo ancora al 100%, quindi sembra che la batteria si comporti anche molto bene. Allora, adesso sono in salita, massima assistenza, zero fatica, 25 km/h, che dire, una pacchia davvero. Non è una salita ripidissima, comunque una discreta salita. La mia assistenza della pedalata è davvero minima. Davvero piacevole come mezzo. Ho voluto proseguire facendo ulteriore salita e al ritorno avrò tutta discesa e non molla niente. Viaggia davvero fortissimo, 25 km/h in salita con la massima assistenza, senza il minimo cedimento. Meglio di quanto immaginassi, devo dire, perché inizialmente quando avevo visto questa bicicletta, sì, ho detto sarà un po' il solito mezzo cinese, che va bene, per carità, perché vanno benissimo queste biciclette, però onestamente non mi aspettavo che fosse così reattiva. È davvero una potenza. E se ci sto in giro con queste temperature, con sto freddo, è perché la sto trovando davvero divertente. Abbiamo adesso un 80% di batteria, quindi evidentemente la batteria non scende in frazioni di 1% alla volta, ma scende di tacca in tacca, quindi adesso siamo all'80%. Considerate che sono andato fino adesso, allora ho fatto 7 km in fuoristrada con la massima assistenza, quindi praticamente facendo viaggiare solo il motore e andando fortissimo. E abbiamo temperature molto molto fredde, perché siamo, ripeto, in inverno, quindi la batteria in inverno ha un'autonomia sempre un po' inferiore. Bene, adesso rientro a casa e proviamo anche la discesa, quindi verifichiamo anche la frenata, che comunque mi sembra decisamente notevole, buona. Abbiamo freni a disco idraulici potenti, modulabili, quindi anche in discesa non avremo sicuramente alcun problema. È giunto il momento delle conclusioni. Dopo questi
10 km e mezzo in inverno, un po' su sterrato, un po' su asfalto. Che vi posso dire? A mio parere una bicicletta incredibilmente divertente, ha superato decisamente le mie aspettative. Posizione di guida comoda, buona frenata, stabilità ovviamente con le ruote da 20 pollici, se vogliamo proprio andare forti su sterrato, insomma andateci piano. E devo dire una tra le biciclette pieghevoli più divertenti che abbia mai provato, perché la potenza è davvero notevole, non immaginavo fosse così potente e così divertente. L'accelerazione, cioè la bicicletta appena partite a pedalare vi spinge in modo davvero impressionante, vi dà quasi il rinculo quando iniziate la pedalata. Ringrazio Rattan, tutti i link li trovate in descrizione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti da Luca, alla prossima!